Dopo giorni di relax, mare e piscina, ammettiamolo, il rientro a casa è sempre un piccolo dramma. Perché appena apri la porta ti ricordi di tutte quelle cose che avevi lasciato in sospeso e che ora sono lì ad aspettarti. Ed eccoci tornati alla realtà. Siamo rientrati ieri sera tardi e questa mattina la casa si presenta così. Panni da lavare e da stirare, valigie ancora da svuotare, stendini pieni, piante da sistemare e tante piccole cose da rimettere al loro posto. Insomma, come vedete, il caos dopo la vacanza è quasi inevitabile. Ma sapete una cosa? Siamo stati benissimo e quindi va bene così. Mi rimbocco le maniche e si ricomincia insieme. Bentornate nel mio canale. Come prima cosa, ovviamente parto dalle lavatrici. Questi infatti sono tutti gli asciugamani ancora umidi dell'ultima giornata di mare che non ho avuto tempo di lavare alla casa al mare. Ho deciso quindi di riportarmeli a casa e poi una volta asciutti appunto li riporterò là. Anche quest'anno infatti abbiamo scelto di trascorrere le nostre vacanze lì. Con l'arrivo di Mirtillo e con lui ancora così piccolo, organizzare un viaggio più lontano infatti sarebbe stato sicuramente molto complicato. Ma devo dire che questa alternativa non ci è dispiaciuta affatto. I bambini infatti adorano la casa al mare e vederli correre felici sulla spiaggia, giocare tra le onde e vivere questi momenti insieme è sempre bellissimo. Leggili! Ah! Lascialo! Però quando torno a casa e mi ritrovo davanti tutte queste cose da sistemare, la prima sensazione è sempre un po' di sconforto. Pensi, e ora? E ora tocca a te. Ora tocca sistemare tutto quanto. Ma con il tempo ho imparato che in questi casi è meglio non farsi troppe domande e iniziare ad agire e basta. È l'unico modo infatti per rimettere tutto in ordine nel minor tempo possibile e tornare piano piano alla nostra quotidianità. Pur essendo in un posto che ormai frequentiamo da anni e che sentiamo un po' come casa, anche questa volta non sono mancate gite, nuove esperienze e anche un po' di sano divertimento per i bambini. Insomma, sono stati 15 giorni pieni di relax, di momenti semplici, ma soprattutto di noi. Se vi va di vedere qualche momento in più di questo posto e della nostra casa al mare, ve ne avevo già parlato in uno dei miei vecchi vlog. Vi lascio quindi il link alla fine del video, così se siete curiose potete andare a sbirciare. Ma sono sicura che a questo punto molte di voi saranno curiose invece di vedere quanto è cresciuto Mirtillino. Siete pronte a vedere il cambiamento? Pronte a vedere come è diventato il piccolo Mirti? Non è più piccolo, perché è diventata praticamente una pantera. Eccolo infatti. Oggi abbiamo messo anche il collarino, quindi non è particolarmente felice, ma deve imparare appunto a tenerlo, perché poi pian piano inizierà anche ad uscire in terrazza e poi piano piano anche ad uscire proprio. Infatti come Grisù entra ed esce, a me piace che loro siano liberi, abitando a piano terra, di andare ad esplorare anche i dintorni. Ovviamente per lui sarà ancora lunga la storia prima di uscire, dovrà essere sterilizzato, dovrà fare tutti i vaccini, per adesso ne ha fatto solo uno, quindi c'è ancora tempo. Ma lascio Mirti subito libero, in modo che si tranquillizza un po', visto che appunto il collarino non è propriamente il massimo per il momento. Scusatemi se non ho neanche il microfono oggi, ma è proprio una cosa estemporanea, cioè volevo proprio parlare un secondo con voi, farmi vedere, insomma, che ne dite? Sono abbastanza abbronzata? Ci
Ci tenevo innanzitutto a scusarmi per il fatto che appunto settimana scorsa, cioè domenica scorsa, non sono riuscita a mettere un video online, ma sapete come la penso, quando sono in vacanza preferisco appunto godermi la mia famiglia e questi momenti di relax. Quindi perdonatemi, ma ovviamente la priorità ce l'ha sempre la mia famiglia. Ma torniamo alle valigie. Non so voi, ma io adoro prepararle. Mi piace pensare alla partenza, organizzare tutto con cura e immaginare già i giorni di vacanza. Quello però che invece proprio non sopporto è svuotarle e rimettere ogni cosa al proprio posto. Anche perché ogni anno mi ripeto che porterò solo lo stretto indispensabile e ogni anno invece finisce sempre allo stesso modo. Mi porto decisamente troppe cose e puntualmente metà rimangono in valigia senza essere nemmeno usate. Prima o poi dovrò davvero imparare a viaggiare leggera. Ma ditemi che non succede solo a me e che anche voi tornate sempre con la metà dei vestiti ancora in valigia, nemmeno indossati, perché davvero io più ci provo e più non ci riesco. E poi ormai siamo in 4, quindi tra vestiti, scarpe, giochi dei bambini e tutto il resto ci vuole davvero tanto tempo. Ed io, lo sapete, odio perdere tempo quando potrei ottimizzare un po' di più e rendere tutto più veloce. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Un'altra cosa che proprio non sopporto quando torno dalle vacanze è vedere quante delle mie piantine non ce l'hanno fatta. Sapete quanto ci tenga e quante cure gli dedichi durante tutto l'anno, quindi vedere che sono bastate appena 2 settimane senza di me perché alcune si rovinassero così tanto mi dispiace davvero tantissimo. E pensate che mentre siamo via i nonni vengono tutti i giorni, sia per Griswold che ormai è abituato a stare in terrazza e a gironzolare nel cortile qua davanti, ma anche per innaffiare appunto le piante. Eppure con questo caldo evidentemente non basta. Alcune sono riuscita a recuperarle, ma altre purtroppo no. Catch me if I fall. Ed ora che finalmente la casa è finalmente tutta pulita, ordinata e tutto è tornato nuovamente al suo posto, si rinizia con la routine di tutti i giorni. Io e Mirtillo lì a sonnecchiare. Vi ricordiamo che se ancora non siete iscritte al canale, mi raccomando iscrivetemi. Se vi piacciono poi i miei contenuti, lo sapete benissimo, siate generose, lasciatemi un like, un mi piace, insomma, lo sapete.
fate voi. Vi aspetto ovviamente nei commenti, mi fa sempre piacere tantissimo, sapete, parlare con voi e quindi scambiarci anche sempre, conoscerci un po' meglio, insomma. Dal prossimo video rinizieremo a fare i miei classici video organizzazione, merende estive, insomma si rinizierà alla grande, ve lo prometto, perché purtroppo questa era forse l'ultima vacanza di quest'anno, avendo appunto Mirtillino così piccolo. E quindi io vi saluto e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!